Ciao a tutti cari amici, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo che cosa succederà nel prossimo ciclo di vita, quindi questa lettura è pensata per chi sta pensando di fare un cambio, diciamo, oppure per chi arriva da un cambio, ok? Magari si è, effettuato un cambio di lavoro, un cambio di sede, piuttosto che un cambio di casa, insomma. Vediamo quali sono, gli avvenimenti, che vi stanno venendo incontro, insomma. Abbiamo 3 scelte. La prima scelta è questa quest'occhio di falco, che non è un occhio di tigre, è un occhio di falco. È un po' diverso, un po' più scuro. Forse così lo vedete meglio. Poi abbiamo la seconda scelta che è questa agata fucsia e poi abbiamo la terza scelta che è questo turchese. Ok? Quindi scelta 1, scelta 2, scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Bene, amici della scelta 1, andiamo a vedere qual è l'arcano maggiore che regge la stesa. Quindi andiamo a vedere, diciamo, la tendenza energetica generale per il vostro ciclo di vita, il vostro prossimo ciclo di vita, ok? Andiamo a vedere per le persone che hanno scelto l'occhio di falco, per piacere, grazie, una carta. 2. Abbiamo la stella e il carro. Wow! La stella parla di obiettivi e il carro parla di scegliere, di fare una scelta di direzione. Quindi sento che per qualcuno si tratta di, magari anche inseguire un sogno, perché la stella fa riferimento a quello che sono i sogni, a quello che sono i desideri, fa anche riferimento a quello che è il destino molte volte, okay? E il carro, come vi ho accennato prima, parla proprio di quello che è un movimento, una decisione, un sapere o scegliere, meglio detto, in che direzione andare, okay, come se ci fosse il veicolare un qualche tipo di energia, di decisione. Il carro molte volte fa anche proprio riferimento a quello che è un movimento di tipo fisico, quindi potrebbe essere un viaggio o potrebbe essere anche per esempio un trasloco, okay? Bene, andiamo a vedere nello specifico il prossimo ciclo di vita, di che cosa vi parla. Wow! Abbiamo un 4 di pentacoli, un 7 di spade e un fante di bastoni. Allora, per qualcuno questo 4 di pentacoli rappresenta il fatto che non vogliate lasciarvi indietro qualche cosa, siate attaccati a un qualche cosa, potrebbe essere un qualche cosa di materiale, potrebbe proprio essere una casa. 9 di coppe al contrario, visto che qui avevamo anche il carro che mi parla anche di trasferimenti, okay. C'è comunque un qualche tipo di energia poco chiara in questo momento con questo 7 di spade, okay. Qui o siete voi che state raccontando delle bugie a qualcun altro o a voi stessi o, o c'è qualcun altro che sta raccontando delle bugie a voi, inerente a questo nuovo momento di vita, se vogliamo. Allora, diciamo che essendo una lettura su di voi, la prenderò come una vostro diciamo, un vostro segno di poca chiarezza. Anche se devo dire che qui abbiamo un fante di bastoni e potrebbe rappresentare una persona. Magari questo ciclo l'ho iniziato con una nuova persona, nel senso che magari una nuova relazione. E col fante di bastoni, quello che sento io è che è sempre un po', una persona un po' egoista, quindi il 7 di spade potrebbe anche far riferimento a quello che è questo personaggio, insomma, che potrebbe essere un personaggio comunque più giovane a livello di età o più giovane a livello di maturità emotiva, Andiamo avanti. Allora, il 9 di coppa al contrario mi parla di un qualche tipo di nuovo, la stella un'altra volta. Io sento che qui c'è, in ballo, diciamo così, quello che è un sogno. Potrebbe essere un sogno,
inerente ad una casa, magari una casa insieme, se è una nuova relazione o se è un nuovo periodo di questa relazione. C'è comunque qualche tipo di desiderio che in questo momento voi volete. Avete 3 carte di sogno, 3 carte di desiderio, diciamo così, no, c'è un qualche tipo di obiettivo che voi state puntando, con il carro si va verso questo obiettivo, ma è un po' come se fosse ancora lontano per certi versi. Guardate, il carro è un'altra impressionante, avete la stella e il carro e la stella e il carro. Quindi io sento che per certi versi è come se, per riuscire a sviluppare quello che è questo nuovo ciclo, se vogliamo, c'è il bisogno di prendere una distanza, c'è il bisogno di fare un viaggio, c'è il bisogno di fare un trasferimento, c'è bisogno di spostarsi da dove si è fondamentalmente. O se non è un qualche cosa, a livello fisico, può essere il fatto di dover prendere una direzione inerente a un progetto o una situazione o una relazione, okay? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro mi danno. C'è questo 7, wow, quante altre cose che mi hanno dato. Andiamo a vedere. C'è questo 7 di spade che non mi piace tanto fondamentalmente. Allora, 3 di spade, asso di pentacoli, 6 di bastoni, l'imperatrice, 10 di, bastoni, la ruota della fortuna e l'appeso. Wow! Allora, io sento che qui c'è qualcuno che vuole iniziare qualche cosa in modo concreto. Sì, è proprio la questione di se per molti sento che è un trasferimento, o che è un viaggio, o potrebbe essere un nuovo lavoro dove c'è bisogno di spostarsi, però comunque avete 2 volte il carro, ci sono 2 carte di movimento, c'è anche un 10 di bastoni che mi parla proprio di quello che appunto è il lasciarsi indietro delle cose, okay? Io sento che qui c'è qualcuno che sta pensando che arrivare a quello che è questo tipo di obiettivo, okay, ricordiamoci che avete la stella, o comunque riuscire ad avere questo tipo di desiderio, sento che per qualcuno si tratta di quello che è una sorta di espansione. Abbiamo l'imperatrice, quindi l'imperatrice mi parla di abbondanza, mi parla di espansione, sento che qui c'è qualcuno che vorrebbe avere un qualche tipo di inizio concreto, un qualche tipo di aiuto anche se vogliamo concreto, no? Ma arriva perché avete un asso di denari e soprattutto dopo avete la ruota della fortuna. Io sento che una volta che, dopo diciamo la vostra presa di direzione, il vostro spostamento, il vostro lasciarsi indietro delle cose, dopo che riuscite insomma a tagliare con questo attaccamento che avete qui, io sento che poi arriva quello che è la fine della sofferenza, il cambio. La ruota della fortuna ricordiamoci che parla proprio di cicli karmici, quindi probabilmente avete bisogno di chiudere, e questo è un 10, chiude i cicli, questo è un 10, chiude i cicli, quindi avete proprio bisogno di chiudere un qualche tipo di argomento che avete ancora adesso per arrivare alla fine della sofferenza di cui mi parla l'appeso, okay? Comunque alla fine della stesa c'è, nel senso c'è la ruota della fortuna, c'è un cambio, però c'è un qualche tipo di bugia, un qualche tipo di cosa che non vedete, sento anche un po' come se fosse, in realtà non è uscita, però l'energia della luna, no, potrebbe essere qualche cosa di cui voi non siete consapevoli, sia che sia una bugia che vi dicono gli altri, sia che sia una bugia che voi dite a voi stessi, o magari delle bugie che dite agli altri, perché quando non si riconosce che verso se stessi si dicono delle bugie, automaticamente lo si fa anche con gli altri, okay, perché in quel momento non si è consapevoli che quella sia una bugia, per noi è la realtà. Quindi magari molte volte le bugie vengono dette tra virgolette anche no s non s sempre però ecco. Quindi sento che avete guardate, c'è l'imperatrice, quindi per qualcuno questo tipo di espansione, questo tipo di direzione potrebbe far riferimento a quello che è la crescere la famiglia, anche se, sento che è più una questione, se vogliamo a livello personale, potrebbe essere una relazione, ma per molti sento che è proprio a livello personale, che è una questione di lasciarsi indietro determinate aspettative, determinati sensi di colpa, determinati bugie, determinati atteggiamenti poco chiari, ecco, per riuscire, ehm, insomma, ad arrivare a questo nuovo ciclo. Può essere per molti che ancora non si sia, chiuso questo vecchio ciclo, diciamo, che si sia sul punto di capire come chiuderlo per arrivare al ciclo nuovo. Ancora, diciamo, si è working in progress, ci si sta lavorando, okay, però vedo che con quello che è il nuovo ciclo che sta arrivando,
c'è una sorta di nuova leggerezza, se vogliamo, ok? Bene, sono belle carte alla fine, eh? Andiamo a vedere ancora un consiglio da parte delle fatine, vediamo che altro vi possono consigliare per darvi qualche dritta in più. Io intanto vi ricordo che mi fa piacere se supportate il canale con un like, con la vostra iscrizione, con un commento o con la condivisione, a me aiutate molto. Ok, quanti messaggi? Allora, il primo è viaggio. Quindi qui per qualcuno sì, si tratta proprio di un viaggio. È tempo di prepararsi per un viaggio. Può essere, improvviso oppure anche pianificato, però comunque voi state sempre pronti, tenete sempre, la valigia pronta, insomma, quello che dice, okay? La seconda carta dice purezza. Affidati sempre, fidati sempre di quello che è la purezza del tuo cuore. Guardati dentro e qui, sento molto forte la presenza del 7 di spade. Può essere che ci sia qualcuno che non si stia raccontando proprio, tutte quelle verità, insomma. E dice: "Guardate dentro il vostro cuore perché lì troverete tutte le risposte alle vostre domande." Bellissimo. Quindi guardatevi dentro, non state ad ascoltare quello che l'esterno, gli altri, il vostro ego vi dice, okay, ascoltate il cuore. E poi abbiamo le energie della luna. Dice che, i vostri sentimenti sono un po' confusi e, è ora di, diciamo così, calmarvi, di rassicurarvi e di trovare dove possibile la pace nella vostra mente, okay, e di chiedere aiuto a quello che è l'energia della luna, quindi l'energia della notte. Vi ricordo che avete 2 volte la carta della stella, okay? Bene cari amici, voi state tranquilli, io sento che state andando verso quello che è il vostro obiettivo, verso quello che è il vostro sogno. Diciamo che per raggiungerlo forse ci deve essere un po' più di onestà in questa situazione o in questa relazione o anche semplicemente verso voi stessi e avete bisogno di lasciarvi indietro quelli che sono i pesi, quelli che sono determinate responsabilità che in realtà non sono vostre. Però ripeto, avete la ruota della fortuna che mi parla comunque di chiusura di cicli, inizi di altri cicli, di cambi, di fortuna, momenti favoriti, momenti propizi, mi parla anche di vincite al gioco tra l'altro. E poi abbiamo l'appeso, che l'appeso comunque fa anche riferimento a quello che è la fine di un qualche tipo di sofferenza, la presa di coscienza delle cose da un altro punto di vista. Bene, cari amici, io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile e vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenuti agli amici dell'Agata Fucsia. Andiamo a vedere con gli arcani maggiori qual è, diciamo così, il tema generale del vostro prossimo ciclo di vita. Andiamo a vedere una carta per gli amici, 2 carte, anche la scelta prima sono uscite 2 carte e qui abbiamo la luna e l'eremita. Wow! Quindi sento che inizia quello che è un certo tipo di periodo di introspezione, di autoanalisi, di crescita spirituale, perché la luna comunque parla di quello che sono le proiezioni, parla di quello che sono le paure remote, le cose diciamo un po' sepolte del passato e l'eremita fa riferimento proprio a quello che è un periodo di introspezione, un periodo alle volte anche magari di isolamento volontario per cercare la propria verità. Si tende un attimino appunto a isolarsi, come vi posso dire, a non fare molto riferimento agli altri. Si tratta qui di fare i conti con voi stessi, sento. Comunque andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo queste 2 carte per voi. Per l'Agata Fucsia, la sacerdotessa, cavaliere di spade, entrambe al contrario, e il 10 di spade. Di nuovo, la sacerdotessa è al contrario, anche qui mi parla di intuito, mi parla di quello che è, anche l'attività dei sogni ed è un po' collegata a quello che è la luna, però se forse la luna è più, diciamo legata a quelle che sono le credenze limitanti, le nostre proiezioni, le nostre convinzioni, la sacerdotessa fa proprio riferimento a quelle che sono le sensazioni di pancia, l'intuito vero e proprio.
Anche qui parla del guardarsi dentro, che probabilmente è una cosa che, nel passato non stavate facendo tanto ed è per quello che inizia, questo nuovo ciclo di vita dove siete un po', tra virgolette, "obbligati" o portati comunque a fare questa sorta di introspezione. Il cavaliere di, spade mi fa potrebbe essere una persona magari del passato che se n'è andata, o che se ne sta andando, quindi magari o voi, che ve ne siete andati da questa persona, ma sento più la prima versione. Mhmm, e comunque è un qualche cosa che in questo momento come vi posso dire, se vogliamo, tutta questa faccenda vi sta allontanando da voi stessi, è per quello che dovete rientrare dentro voi stessi in questa fase di eremita. Sento che c'è bisogno con questo 10 di spade di chiudere un ciclo, di lasciarsi indietro quelle che sono state le sofferenze, quelle che sono state, i tradimenti anche, perché comunque il 10 di spade fa riferimento a quelli che sono i tradimenti. 4 di pentacoli, fante di spade e il 4 di pentacoli mi ho proprio chiaro che vi state attaccando a qualche cosa probabilmente wow! Ragazzi, qui sento puzza di narcisista. Scusate se dico così, però abbiamo 2 carte che 3 carte che esprimono fortemente questa energia comunque, tossica, il diavolo, il cavaliere di spade e il fante di bastoni. A me personalmente esprimono molto questo tipo di energia, perché comunque sono 2 persone egoiste, sono 2 persone che in questo momento magari pensano solo a se stesse ed è per questo che c'è bisogno di guardarsi dentro da parte vostra probabilmente. Vedo tanto dolore, vedo che c'è una sorta di attaccamento, per qualcuno potrebbe proprio essere una sorta di codipendenza a quello che è questa persona che comunque porta un certo grado di tossicità in questa situazione o in questa relazione, okay? Wow. Andiamo avanti. Sotto abbiamo l'8 di spade, 6 di coppe, 5 di coppe e guardate il 5 di denari. Allora qua avete 2 5 che sono comunque 2 carte di sofferenza di nuovo. Avete l'8 di spade e avete il 6 di coppe. Allora o qui è una relazione o una situazione, perché potrebbe anche essere una situazione lavorativa, datata da tempo e fate fatica a lasciarvi indietro questo tipo di situazione per cominciare quello che è un nuovo ciclo, perché io comunque sento che è come se doveste prima fare questo tipo di lavoro di introspezione, guardare quelle che sono le aspettative che sono quelle degli altri, quelle che gli altri, diciamo così, vi f come posso dire, perché l'ambiente diciamo l'argomento che ho toccato è un argomento un po' vasto, quello del narcisismo. Ci sono delle persone che, manipolano mentalmente facendovi credere certe cose, okay, quindi vi mettono in testa idee che magari non sono vostre, mh, e sento che voi avete bisogno di trovare il vostro centro, di trovare la vostra verità qua. È per quello che c'è l'eremita ed è per quello che c'è la luna. Avete bisogno di guardarvi dentro, avete bisogno di ritrovare quello che è il vostro bambino interiore, quello che è la vostra verità. Io sento che qui c'è tanto condizionamento in questa situazione o in questa relazione, c'è della codipendenza, c'è, tanto dolore, okay, c'è tanto senso di colpa, per quello che dico che, c'è bisogno di purgare un pochettino. E anche se c'è questo 6 di coppe che potrebbe parlarmi di una relazione magari di lunga data, piuttosto che di quelli che sono la nostalgia dei ricordi dei primi momenti, se una relazione dura 6 anni e per i primi 3 mesi siamo stati bene e tutto il resto del tempo no, c'è qualcosa che non va. Chiedetevi anche perché vi ostinate a voler vedere solo quei primi 3 mesi di relazione, perché comunque in un ambiente, in una personalità, diciamo così, narcisista, la prima impressione è finta,
loro tendono a creare un teatrino per illuderti, per farti vedere che è tutto bello, per farti vedere che sono le persone ideali per la tua vita e dopo inizia la manipolazione. Una volta che voi siete cascati nella rete, inizia la manipolazione. Succede in un modo molto sottile, quindi non tutti se ne accorgono, per cui, io vi direi di sì, anche prendervi un tempo se volete. Fate questo tipo di lavoro, prendetevi un fine settimana in montagna, non lo so, fatelo con un quaderno, scrivete le sensazioni, le emozioni, scrivete i comportamenti, aiutatevi in qualche modo. Potete anche chiedere aiuto a qualche terapeuta esterno, okay, o a qualche amico, anche se consiglio in questo caso, gli amici di lasciarli stare. Affidatevi a qualcuno che sia esperto del tema e che non sia coinvolto emotivamente nel vostro entourage sociale, okay, perché comunque sono molto bravi a camuffare e gli altri non se ne rendono conto, quindi anche lì potrebbe essere che gli amici non vi diano l'appoggio che voi sperate, quindi vi consiglio forse più un professionale. Ehm, Mi dispiace per quello che state vivendo. Bisogna imparare a dire no in questi casi, bisogna imparare a capire quali sono le proiezioni della società e quali sono in realtà i vostri sogni e i vostri desideri. Ascoltate l'intuito, che è una cosa che adesso non state facendo. Quando c'è qualche cosa che vi puzza, mettete subito le mani avanti, imparate a dire no, iniziate a rispettarvi, okay? Però io sento che qui c'è davvero bisogno di fare un focus, perché c'è da lavorare su quello che è una vostra potenziale codipendenza affettiva. Okay, magari qui qualcuno ha anche qualche tipo di, brutta abitudine alimentare piuttosto che, di gioco, piuttosto che non so, ehm quindi sento proprio che avete bisogno di darvi amore, di curarvi dentro, diciamo così, di amarvi, okay, e ho tante carte davvero, ma tante, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Su 10 carte, 7 sono di dolore, 7 sono di energie un po' così, contorte. Voglio tirarvi ancora un'altra carta. Un consiglio personale perché anch'io ho vissuto questo tipo di relazione. Se siete già consapevoli di essere in una relazione narcisista, telate a gambe levate. Se non siete ancora consapevoli, informatevi. Ascoltate su YouTube, ci sono un sacco di psicologi, di mentore che parlano di questo tipo di relazioni e vi aiutano a capire come affrontare questo tipo di situazione, Se poi volete appoggiarmi, cosa che a me fa piacere, potete mettere un like al video, potete iscrivervi, condividere o commentare. Vediamo che consiglio hanno le fate per voi. I segni della natura. Ecco, vedete anche qui avevate scusate, avevate la sacerdotessa al contrario, qui c'è qualcuno che non si sta ascoltando e quindi dice di stare, attenti, di rimanere ricettivi su quello che sono i segni da parte della natura. La natura ci parla continuamente, bisogna solo che apriamo il cuore e la mente per ascoltarla, okay? Quindi mi raccomando, prendetevi cura di voi stessi, cercate di iniziate potete iniziare a far meditazione per mettere a tacere tutto quello che è il laborio mentale, aiuta molto in questo senso. Occupatevi di quello che è, il vostro benessere, okay, non aspettatevi che sia l'altra persona sento che c'è qualcuno qui che sta subendo anche gaslighting, quindi che magari ha quegli atteggiamenti di il cucù del narcisista lo chiamano. Cercate su internet. Quando si fanno risentire, scrivono un messaggio, voi rispondete e poi boh, finito. Non rispondono neanche più. Dici: "Perché ti sei fatto sentire o ti sei fatta sentire?" Comunque c'è un mondo dietro questo tipo di persone, informatevi. Io, se mi ricordo lascio il link sotto con i nomi di alcuni youtuber che io ho seguito a suo tempo e che mi sono stati molto utili.
Io vi mando un abbraccio forte, 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 imparate ad amarvi, cercate quello che è il vostro centro, cercate quello che è la vostra verità. Bene, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao. E seguiamo con la lettura del turchese. Andiamo a vedere che arcano maggiore c'è, che regge la stesa, insomma. Andiamo un attimino a vedere qual è l'energia, diciamo così, generale. Mostrami per il turchese, grazie. Wow, la forza, bellissima carta. Quindi, periodo interessante perché qualcuno inizierà a trovare quello che è una forza interiore, magari arriverà quello che è il coraggio di andare avanti in quelle che sono le proprie scelte, okay, quelle che sono la propria volontà, o magari per qualcuno si parla proprio di quello che è, un periodo dove si, diciamo così, allena la forza di volontà. Andiamo a vedere nello specifico che cosa c'è per voi. È una bella carta comunque, mi parla di gioia, mi parla di felicità e l'8 di pentacoli mi parla di lavoro, quindi probabilmente per voi potrebbe essere che questa stesa risuoni con quello che è il lavoro, okay? O meglio, sento che per qualcuno è come se ci fosse una sorta di wow, ma che belle carte che avete. Allora, 8 di pentacoli, 2 di pentacoli, il re di coppe, il mago, il sole, la regina di bastoni. Bellissime carte. Allora, sento che per certi versi si sta cercando di per qualcuno potrebbe far riferimento a un cambio di lavoro, okay, perché comunque abbiamo sia la forza che mi parla di, scelte, se vogliamo, che si, effettuano, okay? Ehm, e comunque qui abbiamo anche l'8 di denari che mi parla appunto di lavoro. Per qualcuno potrebbe far riferimento alla decisione di iniziare a iscriversi in palestra, non so perché mi dicono questo, ma io lo dico. E sento che c'è per certi versi la diciamo, la capacità o se vogliamo state imparando, magari proprio attraverso quello che è la forza di volontà, attraverso quello che è il coraggio di fare certi tipi di scelte, di prendere certi tipi di responsabilità, a destreggiarvi, diciamo, imparerete così a destreggiarvi in quello che è, diciamo la vita in generale, nel senso, per certi versi sento che è un po' come se metteste in equilibrio quello che è la vostra parte concreta con quello che è la vostra parte emotiva, o potrebbe essere semplicemente il lavoro coi sentimenti, no, per capirci, o con una nuova relazione o quello che è. Se non avete nessuno, c'è un, re di coppe, potrebbe tranquillamente essere qualcuno che entra nella vostra vita, Sento che però per qualcuno, c'è una sorta di difficoltà a trovare il coraggio, sento, è per quello che è uscita la forza, perché qui abbiamo il mago, il sole e la regina di bastoni, che sono 3 carte che esprimono proprio quello che è l'essenza, la capacità di manifestare, la capacità di crescere, la capacità di creare, la capacità di manipolare, okay? Quindi sento che vi state probabilmente, c'è qualcuno che sta cercando di imparare a come destreggiarsi in più cose, oppure potrebbe essere, che qualcuno stia imparando così, ehm, sento energia, quindi potrebbe essere che qualcuno stia cercando di manipolare, di imparare così a, conoscere quello che è tutto il campo dell'energia, della metafisica e che si stia un pochettino avventurando, se vogliamo, in quello che è questo nuovo sapere. C'è il sole è una carta di grande abbondanza, è una carta di una persona che brilla, una carta che dà importanza, okay, e avete poi anche cioè ma sono carte stupende. E avete poi anche la regina di bastoni. La regina di bastoni è comunque, di nuovo, se non avete nessuno potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita, potrebbe essere semplicemente una persona con la quale magari iniziate una collaborazione. Comunque quello che sì è sicuro è che è una persona, un'energia che ha un forte potere personale, okay, è una persona che sa il fatto suo, sa come gestire, come dice questo 2 di pentacoli, sa come gestire le cose che ha, diciamo a sua disposizione. Ricordo c anche che avete un mago, che il mago è l'alchimista, la persona che sa gestire i 4 elementi, che sa plasmare, se vogliamo, la realtà. Mi parlano di legge d'attrazione, quindi magari qualcuno sta facendo dei lavori con la legge d'attrazione, okay?
Le carte finali sono un 5 di bastoni e una ruota della fortuna. Allora, penso che sia la stesa più bella che ho fatto delle 3, anche se ve la dovete lottare in un certo senso, okay, anche se dovete comunque, fare un qualche tipo di lavoro determinato, costante, ripetitivo, nel senso che deve essere quotidiano, no, comunque deve avere un certo ritmo. Io sento che alla fine arriverete a quello che è il successo. La ruota della fortuna la vedo di nuovo come un altro cambiamento di karma e in effetti questa stesa, come dire, non la sento poi così tanto lenta, anzi, può essere un ciclo piuttosto breve, diciamo, a livello karmico, e poi con questa ruota della fortuna ci si avvicina a quello che è un nuovo ciclo karmico. Quindi io credo che molti di voi l'abbiano già iniziato, che siano diciamo magari all'inizio o a metà o magari a conclusione di questo nuovo ciclo karmico, come se qualcuno avesse cambiato non da molto. Non è per tutti, questo. Magari per qualcun altro, visto che c'è comunque un 8 di pentacoli, parla di quello che potrebbe essere un lavoro, una situazione che si porta avanti da tante lune, da tanti mesi, diciamo. Mhmm, Potrebbe essere anni? Mah, magari sì, ma non lo vedo tanto. Comunque sento che qui c'è una nuova rinascita, davvero state andando verso quello che è la vostra espressione personale, state andando verso quello che è il vostro percorso di vita, il vostro cammino, verso qualche cosa che vi appagherà molto. Arriverà la ruota della fortuna, ci sarà quello che è anche proprio a livello economico, a livello monetario, potrebbe essere un regalo, potrebbe essere un'eredità, potrebbe essere una vincita, potrebbe essere semplicemente che dopo tutto questo lavoro che fate arrivi finalmente quello che è l'appagamento a livello economico. Bellissima stesa amici del turchese devo dirvi. Allora vediamo, un consiglio da parte delle fatine. Io intanto, vi ricordo che se volete supportarmi a me fa piacerissimo e potete farlo con un like, con l'iscrizione, con un commento o con la condivisione. Andiamo a vedere un messaggio per gli amici del turchese, per piacere, grazie. Allora, abbiamo musica, ascolta attentamente la musica e le parole della musica, insomma, le parole che vengono usate nei testi delle canzoni, perché lì c'è un messaggio che sicuramente risuona con la tua anima, okay? Bellissimo, quindi un po' sì, la musica, le parole che vengono dette magari anche se avete la televisione accesa, passate, cose di questo genere. E poi speranza. La speranza è sempre qui, anche se non la puoi vedere. Ci sono delle, aspettative ottimistiche e ti possono aiutare a cambiare una situazione negativa in una situazione positiva. Quindi quello che consiglia così la carta è di rimanere sempre ottimisti, di essere sempre solari, di guardare sempre quello che è il lato positivo. Bellissima stesa amici del turchese, io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.